Nuovo episodio di Football Manager 24 con il nostro Bari e il nostro maestro Giampaolo. Oggi è un episodio veramente importante perché dobbiamo fare fin troppe cose, obiettivamente. Dobbiamo intanto, secondo me, vedere anche allora, un po' in generale lo staff. Volevo capire lo staff se si può migliorare qualcosa. Allora, l'allenatore in seconda si potrebbe migliorare, secondo me, e però scusatemi, per cercare lo staff, dove devo andare? Ricerca staff, ecco. Andiamo a cercare allenatore in seconda. Almeno. No, io vorrei. Vabbè, vediamo un po' chi troviamo, C'è questo Jacopo, che però, insomma. Ma qualcuno di veramente importante? Marotta? Pedretti? Vediamo un secondo. Non. Nessuno c'ha qualità? Allora. Come potremmo cercarlo? Come potremmo cercarlo? Non lo so. Ok, allora. Contratto generale. Valutazione? Oh, almeno 4, no, 3 stelle e mezzo. Dobbiamo migliorare, almeno che si migliori, no? No, ma Marotta non ha, è 2 stelle e mezzo. Qui non è vero sta cosa. Hassan? No. Greenwood? No. Erwin Marcu? Erwin Marcu è già più interessante. Ma Eder è quell'Eder lì? Secondo me sì, anche Eder è interessante. Però io vorrei qualcuno un pochino più. Un pochino più. Ottamendi. No. Come dire, un pochino più. Avete capito? Almeno 4-5 stelle. Cioè, se devo migliorare, almeno che mi. 4 stelle, Jorgensen. 4 stelle. C'è Ilicic, 3 stelle e mezzo. C'è uno da 5 stelle. Caboret. No, C'è Acerbi. Ma come Acerbi? Ceccherini, 4 stelle. Migliaccio. Luis Neto. Alvaro, insomma. Keyson, Stepanenko. Duvan Zapata. Cavani. Pogba. Bravo basket, sicuramente. Ma qualcuno che. Comunque un sacco di ex giocatori, D'Angelo. Muraschi. Ma non c'è qualcuno di veramente. Ah, Ujo. Però non so, non riesco a trovare. C'è più di questo? Qualcuno da 5 stelle proprio non c'è, Inter Miami, 4 stelle. Bellamy. Tuvan, scusate. No. No. Non c'è niente da 5 stelle. Purtroppo c'è questo Marcu 4 e mezzo. No, 3 e mezzo in seconda, ho sbagliato. C'era Eder, che era buono, però 4 stelle c'era. Chi c'era che avevamo già visto? Che può essere migliore. Io l'avevo visto però. C'è questo Situm, ma è già. Jorgensen. Ok. Contatta per ingaggio. Allenatore in seconda. Lavoro secondario. Paninaro allo stadio. Ma che cosa vuol dire? Lunghezza contratto 12 mesi. Io direi che va bene così.
Quindi prima cosa, andiamo avanti, prima cosa fatta. Vediamo un secondo se accetta intanto. Vediamo un secondo. Busquets di Gennaro. Svincoliamo a fine contratto. Pure questi non mi interessano. Ok. E vabbè, la quota annuale a queste squadre non mi interessa. A causa rescissoria. 20 milioni è poco, eh. Cioè, come dire. Però, come facciamo? Ecco, già 84 milioni può essere buono. Prima presenza. Possiamo provare a eliminarlo? No, per forza. Dai, ci puoi sta. Facciamo 3,5. Ma porca miseria. Dai, è su. Vabbè, dai. Va bene, poi. Mi tocca che mi va bene. Altro staff che possiamo migliorare. Direttore sportivo. È veramente pessimo. 3 stelle. Quindi, altro staff. Cerca staff. Andiamo a cercarci un direttore sportivo. Ok. Almeno 4,5, dai. C'è Sernà, tanta roba, Pasquale Foggia e José Boto. A me José Boto mi gasa un botto, quindi andiamo appunto, José Boto, ci mancherebbe. Vai. Oh, accettano tutti, mi sa, quindi attenzione perché andiamo un po' a migliorare e... sì, facciamo così. Jorgensen accetta, ok, e Jorgensen è arrivato. L'allenatore in seconda ce l'abbiamo. Le Grottaglie, licenziato. Mi dispiace Le Grottaglie, ma purtroppo. Che ti devo dire? Ma io che ti devo dire? E altre cose. Intanto che ci siamo, allenamento. Visto che c'è un nuovo allenatore in seconda, chiediamolo a lui per i tutoraggi, no? Non c'è modo? Chiedi al vice? Chiedi al vice. E chiedi al vice. No, aspetta. Vabbè, abbiamo capito. Andiamo avanti. Vediamo se anche l'altro arriva. Boto in procinto di firmare. Boto, vieni subito che abbiamo bisogno. Che di consigliare acquisto. E Polito. Ciro Polito, dopo tanti anni se ne va. Però non potevamo farci fuggire questa occasione. Perché quella era una cosa da migliorare. Perché comunque mi consiglia giocatori. E l'altro mi consigliava giocatori non tanto buoni alla fin dei conti, eh. Ecco, vedete? Mattias Taborda mi ha già consigliato un giocatore interessantissimo, un'ala destra, che è veramente interessante. Lì però abbiamo Hansen, possiamo fare un'offerta a 3,8? 3 milioncini? Attenzione che forse ce la caviamo. 400.000. Facciamo un bel 20. Ci stanno. Rodrigo ha firmato. Le tasse colpiscono il Bari. Come le tasse? Vabbè, sì, è vero che siamo in Italia. José Maria Aliaga, attaccante, l'unico posto in cui siamo tranquilli, eh. Io non vorrei dire, ma lascerei stare. Andrea Lucchi, vabbè. Caldamente raccomandati, Gabriel Cuero. C'è Abdullahi. Andiamo avanti. Juventus dalla caccia a Robledo. Robledo è onorato. E io non voglio che se ne vada Robledo. Ecco, guardiamo un po' anche la rosa. Perché? Penso che sia molto importante capire cosa possiamo fare. Allora, nella primavera abbiamo dei giocatori interessanti.
c'è questo Bontempi che obiettivamente io darei via in prestito, ok? Ovviamente non sto neanche lì a specificare, non specifichiamo niente, però insomma un prestito per Bontempi ci sta, e anche per Andrea Ricci, no, 15 anni non può mi sa, però Umberto Alessi può, giusto? O dico no, non può. Allora sopra 17, Guarino può sicuramente andarci, e infatti farei sempre così. Vai. E intanto c'è anche Domenico Ferro, ma tutta gente che non è che abbia sto potenziale di diventare così interessanti, vi dico la verità. Quindi vediamo. Vediamo che succede. Tommaso Lombardi, anche lui lo mandiamo in prestito. Tutti in prestito, così almeno fanno un po' di gavetta. Luigi Marini, lui sarebbe ora che o se ne va cioè o fa una stagione incredibile, o non c'è modo che stia qui, ecco. Pedro Lunardi pure lui manda via in prestito per il momento. E ok. Paolo Capecchi sembra interessante, e anche Sarnataro. Prima squadra. Allora. Io vorrei però per posizione, ecco. Abbiamo Giampaolo è un fedelissimo, io lo terrei come terzo portiere, penso che vada benissimo. Mkhitaryan come secondo penso che sia perfetto, e Perez come primo è perfetto, niente da dire. La porta siamo a posto. Ecco, dove magari mi guarderei un pochino di più è la difesa, nel senso che Zanoli ha fatto il tempo suo, ok? Perfetto. Marcelo come riserva a destra va benissimo, io non toccherei niente. E Cittadini, ragazzi, Cittadini, anche lui 30 anni, io proverei a metterlo in offerta, almeno al suo valore. Vediamo se strappiamo qualcosa. Mele, a me Mele non convince. 24 anni, non ha spazio di crescita, io lo venderei. Cipric è un bel giocatore. Cipric lo terrei. Mokoena lo terrei. Salvatore Sala come riserva lo terrei. Cabrera, ragazzi, va tenuto. E Stojanovic, non so cosa va a fare della sua vita, però è un incontrista che obiettivamente andrebbe tenuto. Altro giocatore Filipe, altro giocatore interessante, però noi l'incontrista lo utilizziamo? Sì, la risposta è sì. Quindi allora, Felipe io lo terrei per il momento. Engels pure, Barros pure, Rodrigo assolutamente sì, Rodriguez sì, Hansen non si tocca, direi che Hansen è un punto fisso. Ecco, Yassin Alagoz non mi ha mai impressionato, io offrirei via Transfer Room, ok. Matteo Vera non ha fatto male, Guzman se ne andrà. Zefi, ragazzi, Zefi allora ha fatto una stagione buona, discreta, però se riusciamo si vende. Per 17 milioni glielo porto io, vi dico la verità. Robledo si tiene. Watkins, ragazzi, Watkins è un centravanti sicuramente interessante, ma io proverei a venderlo, perché se mi danno 68 milioni, raga, io volo. E Karkainen come secondo ci può stare benissimo.
E questo è, e questo è. Bisogna capire, intanto Taborda è interessato, ok? Taborda è un giocatore che io prenderei molto volentieri, ovviamente magari a prezzi un pochino più umani se fosse possibile. Ok, perfetto. E abbiamo accettato. Dobbiamo capire però cosa più importante, la difesa. Dobbiamo cercare dei difensori veramente, veramente tosti. Magari qualche svincolato quando sarà a luglio, perché siamo ancora a giugno, quindi non, a giugno sappiamo benissimo che non inizia il mercato a luglio. Quindi bisogna aspettare un po'. Io metto già in vendita perché così almeno mi organizzo un secondo e capisco cosa fare della nostra vita. E Greco, bravissimo Greco, che dire di Greco, assolutamente niente di male. Lucchi mi interesserebbe, ma non possiamo. Offerta per Zefi 11 milioni. No, no, no. Rifiuta, assolutamente sì. Offerta per Yassin, il Besiktas io accetterei, quasi un milioncino. Offerta per Mele dal Palermo, accettiamo. Offerta per Cittadini, accetto il Genoa, assolutamente. Qualche offerta sta arrivando, Qualche offerta sta arrivando, anche abbastanza interessante. Io voglio avere un budget da buttare tutto sulla difesa. A parte quell'acquisto che stiamo facendo, ma va bene. Allora, Mattia Staborda, ragazzi, lo paghiamo veramente una fava. Io obiettivamente lo prenderei, anche perché Taborda cosa può fare l'esterno destro e anche sinistro? Fatemi capire, perché sarebbe importantissimo. Perché se può fare il sinistro, siamo a posto. Abbiamo già il ricambio di Zefi, tranquillamente. Se no è un casino. Perché c'è il terzo turno di qualificazione percorso conference? Dobbiamo fare pure il percorso di qualificazione, ragazzi. No, dai. Non ditemi questo. Mi viene la depressione. Allora, un secondo. Taborda, allora, è arrivato. Arriverà a luglio. Può fare solo la destra. 4 stelle, però. Porca miseria. Il Genoa su Cittadini, ho capito. L'ho già visto. Allora, c'è pure questo David Caloco. Attaccante esterno. A sinistra. In scadenza. Io, obiettivamente... Pagheremo solamente... però... Pedro Arroyo... Quando è che arriva? Ma non c'entra niente con quella fascia. Però scusa, il bonus alla firma mi pare un po' eccessivo. Ah, David, ma che cazzarola sei? Ma che ti credi di essere, oh? Ma veramente? Madonna, quanto chiede? No, 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 no. Silas and Shell. Questo costa un po' di più. E per il resto, per il momento non mi interessa granché. Roman Rossetti, difensore centrale. Vale 15 milioni però. Cittadini, ragazzi, 5 milioni ci arrivano. E posso accettare. Posso accettare. Cittadini è un ragazzo che ha fatto tanto per noi. Ok? Però è il momento di... Forse... Come dire... Di lasciarsi. Yassin non mi ha mai troppo stupito. A me dispiace perché Yassin ci credevo tantissimo. Poi non è mai cresciuto effettivamente. Quindi un po' mi dispiace. Perché poteva essere veramente un gran giocatore. Ecco, ritornano tutta questa gente. Samaniego, io te voglio bene, ma insomma, ti direi di andartene da qualche parte. Se qualcuno ti offre 1,6 milioni volo,
Penteado. Penteado non... Penteado no. Anche lui, insomma. Montero. Pure Montero. Non sono cresciuti così tanto. Purtroppo. Busquets... no. Vai, vai. 0 euro, lo so, ma perché è in scadenza. Anthony Martello, ecco, questo mi interessa. Se mi torna, potrebbe essere interessante. Però lo rimando in prestito. Proponi un prolungamento del prestito. Assolutamente sì. Alexandre Santos, proponiamo un prolungamento? Ok. Cipriano. Cipriano, ragazzi, dai. Dai, non scherziamo. Matteo, mi dispiace, ma non è cosa. Alberto Grieco si unirà a Salernitana, perfetto. Bravo Rodriguez, bravissimo. Vabbè, Santos, tranquillo, poi ci penseremo. E allora. Ok, accetta. Ma direi di sì. Cioè, ma è buono, è buono. Accetta, accetta. Accetta assolutamente. Allora, ricerca, io direi di fare un... Che è? Giulio Cesar? Come Giulio Cesar? Ma come Giulio Cesar? Forte comunque sto. Ma mi serve? Mi serve, modifichiamo. Mi serve dei difensori interessanti. Abilità attuale almeno 3 stelle e mezzo. Beh, quello non mi interessa. Non mi interessa. Vabbè. 3 e mezzo. Proviamo. Vediamo che mi trova, perché a noi serve la difesa, obiettivamente. Centrocampo è molto buono e l'attacco è messo abbastanza bene. Se Zefi non se ne va, comunque rimarrà. Mele ha rifiutato il contratto del Palermo. A Mele. Comunque, sì, hanno migliorato le strutture di allenamento giovanili. Molto bene, molto bene. Che cavolo. Allora, Medina. C'è questo Saidi, ma è giovane. Non è un giocatore che può darci quel qualcosa in più, secondo me. Purtroppo no. Ecco. Anthony Martello ha rifiutato il prestito al Torino. Anthony. Maledetto Antonio. Maledetto Antonio. Adesso finiranno un sacco di prestiti, ragazzi. Sarà un delirio. Sarà veramente un delirio. Il trasferimento di Karkainen dall'Inter per 1 milione è stato l'acquisto di quasi 1 milione. Beh, in effetti. Obiettivamente. La reputazione del Bari sale di un pochino. Ok, molto bene. Vabbè. Gli acquisti della stagione: Karkainen, ottimo acquisto. E Sergio Barros. Incredibile. Perché? E dai, su. Vabbè, questi va bene così. Ecco. Aspettative stagionali. Raggiungi i quarti di finale minimo. Porca puttana. Vabbè, si può fare. Piazzamento nella parte alta, raggiungi i quarti di finale, conferma, va bene. Va bene lo stesso, eh? Va bene lo stesso. Lo accettiamo. Allora, mo arriva il casino della vita. Nuovo record di media spettatori per il Bari. Iliev stabilisce il nuovo record. Ecco, tornano. Tudor è tornato dal prestito. Tudor è un giocatore che secondo me un altro prestito potrebbe fargli bene. Non possiamo? Benissimo. Tudor, 23 anni, io obiettivamente. Salvatore Di Gennaro.
Ok, si è svincolato. Petur. Il buon Petur. Un altro... Estendi? Vai. Cascino. Estendi. Proviamo. Stevanovic va al Bari. Ma chi l'ha mai detto? Ma chi l'ha mai detto? Il Bari lascia liberi i giocatori. Aumenti di stipendi. Benissimo. Ecco, benissimo. Samaniego è tornato. Oh. Quello che volevamo tutti, vero? Penteado è tornato. Penteado mo ti vendo ti sasso. Renzo Montero è tornato. Ci cariamo anche un po' di ingaggi, un po' Busquets. Vabbè, è già svincolato, benissimo. Anthony. Carissimo Anthony. Ehm, io ti manderei ancora in prestito se fosse possibile. Santos, ti manderei ancora in prestito se me lo facessi fare. E Cipriano no, si vende, ovviamente. Si vende. Grieco. Ma non si può fare niente, scusate. Contratto scaduto? Benissimo, ancora meglio. Allora. Gennaro non mi interessa. Ecco. Contratti giovanili in scadenza. Ho già visto. Tudor è tornato. Benissimo. Non mi arrivano, come dire, l'osservatore non mi fa vedere difensori interessanti. Purtroppo niente da fare, niente da fare, veramente. Trasferimenti aperti e mo oggi arrivano i nuovi giocatori. Cittadini se ne va, i tifosi sono arrabbiati, ma o si faceva ora l'incasso o niente. Cioè non è che uno poteva fare miracoli. Abbiamo comprato Taborda e Pedro Arroyo. Assegna i numeri. Vabbè sì. Possiamo fare automatico. Quindi va bene così. Il Bari ha fatto un'offerta non trattabile di 11 milioni e mezzo per Filipe. Ah, questa è interessante. Questa è interessante. Io ragazzi accetto. Ma sai che vi dico? Costo futuro obbligatorio per mele no. No, così poco? Cioè, così poco veramente? Fammi vedere un secondo gli svincolati, va? Tanto che siamo qui. Ricerca giocatori. Se posso. Fammi capire. Allora. Non c'è un difensore centrale che sia buono? Non è possibile. Svincolato. Non c'è nessuno? Ma com'è sta storia? Mamma mia. Ma che è? Qualsiasi. 8 e mezzo. C'è Leon King. Marlon Zambrano. No, interessato no. Leon King. Oh, non ce n'è uno. Ma anche no. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo, abita. Matteo Serriche. Ma è possibile che non c'è difensore centrale che può essere interessante? Cioè, dove devo guardare per ricercarli? Tipo, non so. Ehm, Difensori, ecco. C'è questo Simpson, Guglielmo Neto. Sì, ma costano costano un fracco. E... benissimo. Oh.
Cava sta cosa. Proviamo dai 30 anni in su, dai. Difensore centrale, vai. Ma può essere? Scusatemi, non per dire. Si può, tipo, non so, vedere... Allora, per dire, andiamo un po' avanti, però bisogna capire una cosa, perché qua, buongiorno hanno svincolato. Com'è buongiorno? Come difensore. Vediamo, è interessante, eh? Sa mai, buongiorno. Comunque so che non è male, però tra 3 anni non so come possa essere ora. Non lo so, onestamente. Non ne ho idea. Non ne ho effettivamente idea. Allora, 7. Sarebbe un acquisto utile. Va bene, sarebbe un acquisto utile, però io vorrei capire. Allora, Penteado, offerta, vai, ci mancherebbe. No, non mi interessa. Marini ha firmato. Marini ha firmato. Bari Fenerbahce in diretta TV. Però io vorrei capire, ma se io ho fatto un focus, no? Tipo, non so, per dire. Cioè, io voglio solo di difensori centrali. Cosa vuol dire singolo in corso? Cioè, io voglio che mi trovi dei giocatori difensori. Cioè, è possibile o... In che senso? Documentario TV? A club è stato offerto di partecipare a un documentario. Ma accetta, ma certo, ma... Se mi danno i soldi, ci mancherebbe, ma stiamo ancora pensando a queste cose. Offerta per Filipe, vai al Borussia Filipe. Mele, vabbè, no. Il club prende parte a un documentario, così a random le cose che ci piacciono. Boh, vabbè. Comunque, cioè, mamma mia, che offerte da fame. Già meglio. Questo no, cioè 0 euro me danno. Penteado, 1 milione. Vabbè, c'è un po' di differenza, eh. Samaniego, 1,6. 1,6. Ok. Qualcosa si sta muovendo. Qualcosa si sta muovendo. Oh, finalmente abbiamo qualcosa per i difensori centrali. C'è questo Roman Rossetti. Però io non ho i soldi. Cioè, nel senso. O meglio. Eh. Ci stai? Allora, se riusciamo a prendere sto difensore, è bella, veramente bella, eh. Questo è forte. Questo è forte. Questo è veramente forte. Ma sta resistione veramente mi dà fastidio, raga. Non ce la posso fare. Vediamo, dai. Filipe vuole restare. Ma non... Ma chi te vuole, Filipe? Ma sei serio? Ma porca miseria. Santos non vuole andare a Vicenza. E Rossetti... perché? Non ho i fondi... Perché non ho i fondi? Possiamo vendere, per favore? No, ci credo.
Non ci credo, non ci credo. Vabbè. Facciamo un attimo la formazione ideale. Perez e qua Mkhitaryan, giusto? E fino a qui ci siamo. Dove sei Mkhitaryan? Donde stas? Poi Marcelo Cabrera. Ok. E Marcelo. Ok. E Filipe. Mm, Filipe no. Al momento io ho Cipric e Mokoena, Wallaby, Engels, Rodriguez, Hansen. Di qua c'ho. Mamma mia. E non sono messo benissimo, eh. Ma Taborda è meglio di Hansen, scusatemi. Cioè, a quanto pare mi sa di sì. A livello di statistiche. Poi vabbè, da dire al fare c'è sempre di mezzo il mare, quindi. Mi porto qualche giocatore, ma dobbiamo vendere, non svendere, ma vendere. Continua. Facciamo così. Stavo guardando che purtroppo sull'ala sinistra siamo un po' messi male, un pochetto. Vabbè, andiamo ad attuare il gioca per vincere. Va bene, non si può cambiare in automatico, scelta veloce. Fate voi. Basta che vinciate. No, non volevo giocare. Non volevo giocare. Santo Dio. Si può. L'amichevole non mi interessa. Si può. Come dire. Fischia alla fine. Oh, benissimo. Fischia alla fine e gioca per vincere. Vediamo un po'. Vediamo un po' che succede. Bari Fenerbahce 4-2 abbiamo vinto. 4-2 con un Watkins in stato di grazia. Attenzione, magari attrae qualche offerta Watkins interessante, perché se riusciamo a vendere 68 milioni, cioè è l'affare della vita e possiamo rinforzarci molto. Sì, possiamo davvero rinforzarci un sacco. Devo rispondere. Che cosa devo rispondere? Scusate. Ah, questi? Ma non mi interessa, ma non mi interessa. Ma vai avanti. Penteado in procinto di firmare. Tu firma Penteado, ok? Io sono contento. Penteado va al SEP. Io non so che squadra sia il SEP. Non so se l'hanno confuso col CERT, ma quello è un'altra cosa. Comunque, giocatore marginale, no. No, deve giocare titolare. No. Già meglio, al Monopoli. Ah, oh, Samaniego, ma santo cielo benedetto, io non te voglio, non te voglio. Come te lo devo dire in spagnolo? Non te voglios. Ios non te voglios. Vattene vias. Mamma mias. Cioè, che cavolo. Glielo dici 1, 2, 3, 4 volte. Bah, vai a Monopoli, cascino. Ancora da rimandare? No, ci manca 1.800.000, ci manca 1.800.000. Porca miseria, oh. Se riuscissimo a vendere qualcuno. Questo è un difensore, tanta roba, io non posso. 8-0 contro il Feyenoord. Ma tutto a posto, sto Bari sta impazzendo. Ma il Feyenoord è così scarso in questo gioco, ora come ora? Per prendere 8 palle dal Bari, da noi? So che è una squadra che andava in Europa, quindi boh, com'è possibile che ha perso 8-0? Sono abbastanza stranito. Sorteggio di Conference League, non ci siamo noi. Aspetta, aspetta. Ci siamo anche noi? Non... O sì? Dove siamo poi? Sì, ci siamo anche noi. Quindi cioè, manco siamo qualificati. Cioè, dobbiamo ancora fare il turno di qualificazione. Santo Dio. Offerta di Brianza per Zanoli. Accettiamo sta offerta. Accettiamola, dai, per il momento. Non ce la facciamo, andiamo troppo a rilento a vendere. Ecco.
Sergio Barros infortunato. Benissimo, benissimo, benissimo. Benissimo. Mi viene la tristezza. Mi viene veramente la tristezza. Mercato come sempre molto, molto bloccato e io ogni anno mi trovo con sti problemi che non, davvero non si riesce insomma, Mele in prestito, però vabbè dai, ci danno a fine anno 400.000 euro, ci pagano l'ingaggio se gioca, titolare fisso, va bene, va bene. Vai, basta che giochi, Santos, basta che giochi, va? Abbiamo capito. Allora, risultato istantaneo, gioca per vincere, ovviamente. Andiamo così, andiamo. Bari Leicester 1-1. Zefi e Joel Williams. Atrason, ok, Petur. Roman Rossetti, io devo ancora rimandarlo perché non ho i soldi. Non ho i soldi. È stato annullato. Io lo sapevo. Io lo sapevo. Sì, però ragazzi, cioè, come si fa? Guarda, guarda, cioè... Io ci riprovo, ma... Io ci riprovo, ma tanto non c'è modo. Non c'è modo, siamo spacciati. Siamo già al 25 luglio, tutto è fermo. Tutto è fermo e... Allora, me l'hanno rifiutata. Me l'hanno rifiutata. Me l'hanno rifiutata. Molto bene. Era quello che volevo proprio, eh. Era quello che volevo. Amichevole con il Napoli. Vediamo che succede. Bari-Napoli. 4-0. Comunque siamo fortissimi in queste amichevoli. Non so cosa stia succedendo. No, questo non mi piace. Niente, Rossetti non viene più. Non viene più. A Santos però non ti va bene niente. Non ti va bene niente. Non ti va bene niente, oh. Cioè, ogni squadra non vuole andarci. E allora... Cioè, che devo fare io? Si aspetta di giocare... Campacavallo. Quindi, allora, tattiche. Al momento, in difesa, abbiamo Mocoena. Tutta gente, insomma, insomma. Rodrigo perché sta là? No, scusatemi, eh. Arroyo? Rodrigo, Engels? Non mi convince sta formazione. Non mi convince. Ma se io volessi, tipo, non so... un difensore del Napoli. Ecco. Questo è il portiere. Un difensore. Milanovic. Però non... C'è un difensore centrale o no? Non hanno un difensore centrale. Ma spero che stanno scherzando. Com'è sta cosa? Abde. Carnevale. Samuele Ricci. Ayer. Sì, tipo. Se no, tipo qualcun altro che può darci la Juventus. Che ha sempre una difesa abbastanza buona. C'ha Bremer a 7 milioni e 8. Viti 100 milioni. Che cazzo lo è? Juan Martinso. Vediamo quanto mi danno. Quanto mi chiedono per Bremer. Cioè, quanto è forte. Voglio capire una cosa perché per un anno potrebbe essere ottimo, il buon Bremer. Per dare un po' di esperienza lì in difesa. Sarebbe veramente, veramente ottimo. Se caricasse, sei un po' impallato. Obiettivamente. Sta caricando troppe notizie. Altra partita.
Gioca per vincere, ovviamente. Vediamo col Pordenone come va. 3-0. Oh, comunque amichevoli meravigliose, eh. Siamo contro il Petrocub in cesti. In che senso in cesti, ragazzi? Non si può, eh. Zanoli se ne va. Ok. Ora che avremo i soldi, ovviamente. E basta con sto mele. Per favore. Oh, vai al Brescia. Poi ci daranno 400.000 euro. Intanto ci pagano l'ingaggio, tutto, quindi va bene così. Solo che a me servirebbe un difensore. Bremer, quanto ci vuole? L'Austria vuole Giampaolo, ma io non posso andare in Austria in questo momento. Non posso andarci. Vai, conferma. No, aspetta. Sì, conferma. Conferma. Rodriguez, vice capitano. Non mi interessa del sorteggio. C'è il Petrocub in cesti. Mamma mia. Ma Bremer è ancora vivo? Cioè, vale il suo acquisto? Non ce lo vogliono dire. Proprio sotto. Non lo sa neanche loro in realtà se vale quell'acquisto, ma va bene lo stesso. Niente, non... un po' lento, eh. 2 giocatori aggiunti alla rosa. Ah. Modifica. Allora, tutoraggi. Chiedi al vice. Oh, benissimo. Io, ragazzi, mi sto arrabbiando. Io vorrei un difensore. Come... Cioè, se faccio cerca giocatori, non me lo dà. Fa vedere, va. Allora. Allora. Difensore centrale. Fai abilità. Posizione. Fai difensore centrale. Che poi l'ho già fatto. Ma l'ho già fatto. No, raga, ma c'è un problema. Allora, finalmente ho trovato un profilo che potrebbe essere interessante. Tomori. 4 stelle, 34 anni e potrebbe fare al caso nostro per dare un po' di esperienza al reparto difensivo. 5 milioni, 6,5 possiamo chiudere? Poi guardavo anche nel Milan, vabbè, c'è diversa gente magari interessante, però vabbè, altri giocatori che potrebbero interessarci. Vediamo un po' la Lazio che giocatori c'ha in difesa. C'è questo Carmona, Maes, Keita, 20 anni, no, Paolo Ferrari. Io non so perché non mi trova comunque difensori centrali. È una cosa che mi dà un fastidio. Non sto capendo veramente il perché faccia così. Cioè, boh, non c'ha senso. Vabbè, intanto vediamo un po'. Ma Bremer? Scusate, Bremer che fine ha fatto, raga? Bremer. No, sto sbagliando a scrivere. Bremer. Dove è finito? Ma, quindi? Ah, oh, allora, io, Bremer. Potrei vederlo? Ma, senti, Bremer 5 milioni? Il problema sono ingaggio. Vediamo, ma mi sa che il problema è proprio l'ingaggio. Ragazzi, mi tocca fermarmi perché c'è la conference. C'è la conference. Vediamo un po'. Allora, prepariamoci. Robledo e Karkainen. Direi che va abbastanza bene, no? Sì. Poi Taborda e a cambiare Hansen. Per il momento partiamo così. Arroyo. E volendo lì possiamo... Chi ci mettiamo lì? C'è anche Watkins che può farlo. Zefi e Watkins. Rodrigo e... C'è un po' di gente.
Però, boh, non lo so, non lo so. Non sono convinto. Posso dire che non sono per niente convinto al momento. Ciprici, Mokoena, Wallabi, Mkhitaryan. Ragazzi, io questi. Chi ci... Sì. Per il momento abbiamo questi. Vediamo. Per il momento ho provato a vedere Bremer, Tomori, vediamo se qualcuno accetta e se si riduce un po' l'ingaggio, perché se no l'ingaggio, ragazzi, 11 milioni, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Ragazzi, vi ringrazio molto per il momento, scusate per un po' di casino, ma purtroppo l'episodio è un po' incasinato. Ci becchiamo alla prossima. Ciao!